Nel tardo pomeriggio di ieri, mercoledì 12 luglio, è iniziata ufficialmente la nuova stagione 2023-2024 dell'Inter. Ad Appiano Gentile c'è stata l'ormai consueta conferenza stampa di presentazione della stagione, erano presenti tutti i dirigenti, hanno parlato in primis Beppe Marotta che ha fatto un'introduzione generale e poi ha lasciato spazio all'allenatore, a Simone Inzaghi, che ha potuto anche rispondere a tante domande dei giornalisti lì presenti, tra i quali anche l'inviato di Passione Inter che poi alla fine dell'evento è intervenuto in diretta con noi che eravamo live per commentare dal vivo le parole di Marotta e di Inzaghi e ci ha dato anche le sue impressioni, qualche retroscena sull'evento a cui appunto ha partecipato. In questo contenuto volevamo fare quindi un punto su quello che è emerso dalla conferenza di ieri, perché sono emerse diverse notizie, secondo me soprattutto provenienti dalla bocca di Simone Inzaghi e quindi facciamo un punto sul mercato, ma non solo. Ben ritrovate e ben ritrovati allora, amiche e amici passioni interisti, subito un click sul tasto mi piace e sul tasto iscriviti perché la stagione è ufficialmente cominciata, come vi dicevo, tra l'altro oggi inizia anche il ritiro dell'Inter, quindi inizia a tutti gli effetti la stagione, si accendono i motori e anche noi di Passione Inter siamo prontissimi, come fatto anche la scorsa stagione, ma non solo, ad accompagnarvi al suo interno. Allora, concetti generali che sono emersi dalla conferenza. Intanto io ho percepito idee chiare da parte di Inzaghi e della dirigenza, non solo sul mercato, ma in generale sulla stagione. Anche il nostro inviato Giovanni ci diceva che il clima era un misto fra serenità, ma grande concentrazione e grande carica per la stagione che si prepara a cominciare. L'obiettivo dichiarato, ed è da qui che partirò fra poco quando analizzerò le parole di Inzaghi, è lo scudetto. L'ha detto più di una volta il mister, credo che sia anche inevitabile essendo il terzo anno della sua gestione, dopo 2 vittorie consecutive di Coppa Italia e Supercoppa e dopo un percorso Champions che l'anno scorso ci ha fatto arrivare fino in fondo. Quindi credo sia abbastanza inevitabile che al terzo anno l'obiettivo sia la seconda stella e lo scudetto. Una piccola cosa che voglio far notare, ce l'hanno detto anche in tanti ieri in diretta, non c'è stato per ora nessun accenno alla questione Skriniar, che è una delle cose più attese. Molti tifosi ricordano che Marotta in particolare aveva detto a fine stagione darò la mia versione dei fatti. Ieri in effetti non era esattamente il contesto ideale per parlare di un tema così spinoso e divisivo, però mettiamolo lì, vedremo se poi da qui in avanti si tornerà a parlare di questo. Parto allora da Simone Inzaghi, che ha parlato anche per più tempo rispetto a Marotta, perché è stato lui ad essere, diciamo, oggetto di una serie di domande da parte dei giornalisti. La prima cosa che vi dicevo, vorrei far notare è l'obiettivo chiaro che Simone Inzaghi ha detto. È chiaro che per certi versi non ci si poteva forse nascondere più di tanto, nel contesto di ieri, però vi faccio leggere anche le sue parole. Inzaghi sull'obiettivo scudetto dice, chiaramente sì, sappiamo che il DNA dell'Inter è quello della vittoria, dice Inzaghi. È il grande obiettivo, come lo è per tutte le squadre che cominciano, anche se non mi va di partecipare al Toto Favoriti, alle griglie. Noi abbiamo il dovere di provare a vincere la seconda stella, ci metteremo tutte le nostre forze e da domani sappiamo già quale sarà il nostro grande obiettivo. Ripeto, era probabilmente difficile, dire parole diverse e nascondersi un po', anche se altri allenatori più di una volta negli scorsi anni lo hanno fatto e io sinceramente quando l'evidenza dei fatti dimostra una cosa, come nel caso dell'Inter, e cioè che hai una squadra adatta per poterci, provare, preferisco che non mi si prenda in giro e che non mi si dica: "No, ci sono, 115 altre squadre più forti di noi". Bene questo coraggio, bene questa chiarezza, poi chiaramente sarà il campo a dover parlare. Però l'obiettivo dichiarato quindi è lo scudetto ed è un obiettivo che l'Inter vuole perseguire anche attraverso un calciomercato preciso, ragionato e ancora da completare in diversi tasselli. E questo è un altro tema che secondo me dalle parole di Inzaghi è emerso in maniera molto chiara. Inzaghi ha detto che c'è un'assoluta sintonia tra lui, la dirigenza e la proprietà rispetto a quella che dovrà essere la squadra. Mancano 2 portieri, un centrocampista, un braccetto destro e un attaccante, dice Simone Inzaghi. Analizziamo uno per uno questi reparti perché oltre alla notizia in sé di questi tasselli che mancano, secondo me Simone Inzaghi ci dà anche delle indicazioni rispetto ad alcuni giocatori già presenti in rosa che a questo punto, diciamo,
per i quali possiamo avere delle idee un po' più chiare. Intanto sul portiere Inzaghi, per quanto riguarda Onana, chiaramente ancora non dice che è stato ceduto, giustamente perché è ancora dell'Inter e anzi oggi è atteso in ritiro, tra le altre cose, visto che il Manchester United ancora non è arrivato all'offerta, alla cifra che l'Inter richiede, però poi in una domanda successiva, invece diciamo che, fa capire in maniera un pochino più chiara che Onana, diciamo, formalmente è dell'Inter, ma poi tra pochi giorni probabilmente non lo sarà più. E sul discorso dei portieri, a Inzaghi viene chiesto delle caratteristiche che dovranno avere che dovrà avere il nuovo portiere. E lui dice: il prossimo portiere dovrà essere bravo tecnicamente e con la società stiamo vedendo di trovarne non uno, ma qualcuno in più. Questo perché poi ieri c'è stato anche il saluto ufficiale sia ad Andanovic che a Cordaz e quindi l'Inter di fatto deve prendere 3 portieri, uno lo ha già preso, il terzo di Gennaro, ne servono altri 2. Lui dice: negli ultimi 2 anni, prima con Samir e poi con Onana, abbiamo avuto portieri di palleggio, così come io avevo con Pepe Reina alla Lazio. Quindi questo è l'obiettivo chiaro, un portiere che con i piedi sia bravo e sia diciamo a suo agio nella gestione del pallone. Sappiamo che i nomi sono sempre quelli, Sommer, Trubin, con altre alternative diciamo a corredo, però vedremo quello che sarà diciamo l'acquisto poi definitivo. Sul discorso del braccetto di difesa, invece, volevo soffermarmi un attimo perché intanto ieri è stato ufficializzato Bissek, che si sapeva insomma sarebbe stato un nuovo giocatore dell'Inter. Bissek che è destro di piede, ma come vi raccontavamo in tanti contenuti, ha giocato per tutta la scorsa stagione nell'Aarhus in Danimarca come braccetto sinistro. E Inzaghi ieri ci dice intanto che serve ancora un braccetto destro e ci dice anche, questa è una notizia importante, che Darmian, che l'anno scorso ha giocato praticamente da febbraio in poi tutta la stagione lì, causa infortunio di Skriniar, Darmian viene confermato come braccetto destro. Questo cosa significa? Significa che da una parte Bissek viene visto come un braccetto sinistro, quindi troverà continuità, evidentemente almeno all'inizio, nella posizione in cui ha giocato per tutta la scorsa stagione. E ci dice anche un'altra cosa, e cioè che sulla fascia destra non sarà Darmian la riserva di Dumfries, e a questo punto mi viene da pensare che fin quando perlomeno non arriveranno eventuali offerte, la riserva di Dumfries sarà Lazzaro. Perché se Inzaghi non cita l'esterno destro come un, diciamo, un reparto in cui dover intervenire, l'Inter sappiamo che sta monitorando alcuni giocatori, abbiamo visto Holm per esempio dello Spezia, ma non solo, anche alcuni profili in Olanda, però evidentemente non è una priorità o quantomeno non è un reparto in cui si andrà ad intervenire se non prima di aver ceduto qualcuno. Quindi al momento si parte con Dumfries e Lazzaro sulla destra e Di Marco e Gosens a sinistra, anche se sappiamo che anche Gosens è in uscita, ed eventualmente immagino io, vado puramente a logica, si andrà ad affondare su un nuovo esterno destro solo nel caso in cui uno dei due dovesse partire. In difesa invece i titolari saranno per il momento Darmian, Acerbi e Bastoni, in panchina ci saranno De Vrij per Acerbi, Bissek per Bastoni e questo nuovo braccetto destro che poi in base al profilo capiremo se sarà lui il titolare con Darmian riserva oppure il contrario. A centrocampo invece l'Inter perde Brozovic, peraltro Inzaghi ne parla molto brevemente unendo il nome di Brozovic a quello di tutti gli altri giocatori che hanno lasciato l'Inter, dicendo che hanno fatto la storia dell'Inter e ribadendo una cosa che poi all'inizio ha detto anche Marotta e su cui torno fra poco, ovvero la necessità di ringiovanire la rosa. Perde Brozovic ma perde anche Gagliardini. Per il momento arriva Frattesi, un colpo molto importante, ne serve un altro a centrocampo. Qui Inzaghi non ha dato, diciamo, grandi indicazioni se non sul discorso Barella-Frattesi, gli hanno fatto una domanda specifica su questo tema e Inzaghi ha chiarito un dubbio che anche tanti tifosi, anche noi in diretta, ci hanno chiesto più di una volta, ovvero Barella e Frattesi possono giocare insieme? E Inzaghi dice di sì e dice anche che Barella come mezzala a sinistra ha già giocato nella sua gestione, in particolare in alcune partite dopo alcune sostituzioni fatte a gare in corso. Barella ha giocato a sinistra e Inzaghi dice lui e Frattesi possono giocare tranquillamente insieme. Io credo che all'inizio, l'abbiamo detto più di una volta, i titolari saranno Barella, Çalhanoğlu e Mkhitaryan, però
questa apertura di Inzaghi alla convivenza fra Barella e Frattesi è comunque una notizia importante. Per quanto riguarda l'ultimo centrocampista, sappiamo che uno dei giocatori preferiti è Lazar Samardzic dell'Udinese, che però non costa poco e quindi anche qui bisognerà capire gli incastri che eventualmente potranno consentire all'Inter di arrivarci. C'è questa opzione Roberto Pereira, sempre dall'Udinese, svincolato, che secondo me sarebbe un profilo molto interessante, ma per il momento viene considerato non esattamente una prima scelta, forse nemmeno una seconda scelta, quindi vedremo cosa ne sarà, però sicuramente un centrocampista dovrà arrivare perché in mezzo dobbiamo essere 6. Molto interessante in chiusura anche il fatto che Inzaghi, quando parla del centrocampo, dice come regista giocherà Çalhanoğlu con Aslani. Non che sia una notizia perché era evidente, però visto il poco minutaggio che Aslani ha avuto nella scorsa stagione, secondo me sentirlo dire anche dalle sue parole è una cosa importante. Veniamo all'attacco, perché sull'attacco arrivano tante risposte importanti. Allora, intanto tolgo il dente subito, così togliamo il dolore. È stata fatta anche una domanda su Correa a Simone Inzaghi e Inzaghi dice sostanzialmente quello che ha sempre detto da quando è all'Inter, cioè è un giocatore importante, io l'ho già allenato alla Lazio, dice che in maniera anche chiara ha reso meno di quanto sia lui che la dirigenza si potessero aspettare, però dice anche tutti noi conosciamo le sue qualità e quindi sono convinto che possa fare ancora bene. Quindi io non escludo che in caso arrivi un'offerta importante l'Inter provi a cederlo, anzi secondo me sarà proprio così. Nel caso in cui non dovesse arrivare, evidentemente agli occhi di Inzaghi Correa è comunque una buona quarta punta da confermare nel pacchetto. Ma oltre a Correa, Lautaro Martinez che è confermatissimo e Marcus Thuram che è stato ufficializzato, è evidente che il tema principale sia Romelu Lukaku. E anche qui Inzaghi è molto chiaro nelle sue dichiarazioni, perché dice, vabbè, intanto è un giocatore di un'altra squadra per il momento. Poi dice, sappiamo cosa rappresenta per l'Inter Romelu, ho lottato tanto insieme ai dirigenti per riportarlo qui lo scorso campionato e vorremmo farlo anche quest'anno. Vedremo di fare il possibile. Quindi Inzaghi certifica che il ritorno di Lukaku è una sua priorità ed è una scelta che nasce anche da lui, e lui in primis ad averlo voluto la scorsa stagione, e conferma quello che di fatto vi raccontiamo da settimane, ovvero che l'Inter ci sta riprovando. È notizia proprio di queste ore il fatto che l'Inter abbia avanzato una nuova offerta per il Chelsea superiore ai 30 milioni di euro, considerati anche i bonus. Vedremo cosa risponderà il Chelsea. Per come è messa la situazione, credo che ci possa essere un legittimo ottimismo, visto che l'Inter vuole Lukaku, Lukaku vuole l'Inter e per ora ha rifiutato tutte le altre possibili destinazioni. Io fatico a pensare che il Chelsea possa tenere il punto fino in fondo, fino ai 45 milioni che sembrava chiedere qualche settimana fa. E quindi per me alla fine ci verrà incontro e questa operazione si farà. In ogni caso è una priorità dell'Inter e anche nell'ottica del voler assaltare lo scudetto, secondo me è normale ed è legittimo che una certezza come Lukaku sia considerata una priorità. Poi sul discorso relativo alla bontà dell'operazione in termini anche economici, ci abbiamo fatto un contenuto nella giornata di ieri, poi ve lo lascio linkato, quindi non ci rimango adesso, però dal punto di vista tecnico un giocatore come Lukaku sicuramente aiuta, per usare un eufemismo, nel puntare allo scudetto. Molto molto brevemente poi Inzaghi, vi dicevo, ha parlato di Correa, vi ho detto del nuovo capitano, ha detto prima ne voglio parlare con la squadra e lo dirò a loro per poi eventualmente dirlo a voi, e poi si è detto contento del fatto che, questa è una statistica che secondo me parla da sola, è il primo allenatore, Simone Inzaghi, dopo Mancini, che è stato all'Inter 15 anni fa, a iniziare la sua terza stagione nell'Inter. Per 15 anni l'Inter ha avuto allenatori che oltre le 2 stagioni non sono mai andati, Mourinho, Conte, Spalletti e non solo. Quindi anche questa è una notizia da considerare. Sul contratto in scadenza, e questo è un altro tema, oggi la Gazzetta dello Sport dice che si andrà verso il rinnovo, ma per il momento la priorità è il mercato. Anche di questo ieri Inzaghi ha parlato, ma molto brevemente ha detto che in questo momento
Insomma, lui ha detto che la sua visione, diciamo così, l'ha già comunicata alla società, però in questo momento non è il suo primo pensiero, lui sta pensando al campo, quindi vedremo cosa accadrà da qui in avanti. Chiudo molto brevemente con le parole di Marotta che ha fatto, dicevo, un cappello introduttivo senza rispondere alle domande dei giornalisti. È stato secondo me interessante il fatto che sia partito subito in quarta con il discorso dei diritti televisivi del campionato italiano e col discorso dell'arrivo dei capitali dell'Arabia Saudita in Europa. Segno che questo è un tema che, come fa parlare tanto noi tifosi, evidentemente tiene banco anche nei discorsi fra gli addetti ai lavori e fra i dirigenti. Marotta ha ribadito una cosa che aveva già detto qualche tempo fa, e cioè che l'arrivo dell'Arabia Saudita non è necessariamente un male, perché lui dice: è vero che stanno investendo tanto, è vero anche che questi soldi, soprattutto questi soldi liquidi, possono far comodo ai nostri club per aggiustare le proprie situazioni, diciamo, economico-finanziarie. Quindi questo è il giudizio di Marotta. I due temi, secondo me, principali che emergono dalle parole di Marotta sono intanto due importanti linee guida sul mercato. Marotta dice, come vi dicevo prima, ringiovanire la rosa è un tema importante e dare un contributo importante alla nazionale italiana. E anche questa è una cosa che Marotta, diciamo, è la storia di Marotta che parla per lui, la famosa anima italiana, lo zoccolo duro italiano che anche all'Inter ha sempre voluto portare e in questo caso si continuerà quindi in questa direzione. Comunque ha ribadito in maniera chiara che l'Inter sarà competitiva, è quello che vuole lui ed è quello che vuole diciamo tutta l'Inter, dirigenza, società e allenatore e proprietà. La seconda cosa che poi dice Marotta alla fine del suo intervento parla della proprietà dicendo: il ringraziamento più grande va fatto alla nostra proprietà, dice Marotta, che anche durante la pandemia non ci ha mai fatto mancare le risorse da dover sfruttare e per lavorare poi nel migliore dei modi. Quindi, vabbè, questa è una frase che poi è quasi "dovuta", tra virgolette, soprattutto in pubblico, però certifica e diciamo fa il paio con tante altre cose che Marotta più di una volta ha detto nel tempo, e cioè che anche dalla proprietà c'è la volontà di rimanere competitivi e di provare a vincere lo scudetto. Diciamo che questo calciomercato in particolare, se vogliamo, lo sta confermando ancora di più con l'acquisto pesante di Frattesi e un tentativo altrettanto pesante per Lukaku. Poi chiaramente i giudizi verranno dati più avanti sia alla proprietà che alla dirigenza e che all'allenatore. Questo era in, tra virgolette, "sintesi", quello che è emerso nella conferenza di presentazione di ieri. Fatemi sapere nei commenti allora cosa ne pensate, se partite ottimisti per questa stagione oppure no. Fatemi sapere un po' come avete visto Marotta e Inzaghi. Vi ricordo ancora una volta, clic sul tasto mi piace e sul tasto iscriviti per approfondire ulteriormente il tema mercato. Per chi mi segue in podcast, come sempre, lo lascio in descrizione. E prima di cliccare sul nuovo contenuto, passate anche dal club www.passioneinter.club. Mi raccomando, dopo averlo fatto, alla mia destra trovate il contenuto di cui vi parlavo sull'acquisto di Romelu Lukaku.